Amy Winehouse non ha certo bisogno di tante presentazioni, ormai è una leggenda come Kurt Cobain, Janis Joplin, Jim Morrison, perché come loro non è più fisicamente tra noi, se n'è andata giovanissima, ma la sua voce e la sua musica continuano a farci venire la pelle d'oca. In poco più di 3 anni e 2 album all'attivo, Amy Winehouse aveva conquistato tutto il mondo con le sue doti eccelse e con i suoi dolori. Questo video nasce per presentarvi questo cofanetto con i suoi singoli in formato 45 giri, ma soprattutto per fissare un ricordo della sua grandezza su questo canale. Ma sta andando? Ciao, io sono Johnny e qui su Vinilicamente ti parlo di musica a 360 gradi, dischi in uscita, classici imperdibili, hi-fi e tanto altro legato a questo fantastico mondo. Se non sei ancora iscritto, rimedia subito e attiva la campanellina per non perderti i miei prossimi video. 12x7 non è il primo cofanetto in vinile dedicato alla splendida Amy Winehouse, perché nel 2015 era uscito questo, The Collection, che comprendeva i 2 album in studio, questi qua, poi la doppia raccolta postuma Lioness Hidden Treasures, il doppio live in London ed un disco di pezzi rari. Le versioni presenti in questo cofanetto non erano ancora state rimasterizzate con la tecnica dell'Half Speed presso gli Abbey Road Studios. Le rimasterizzazioni sono arrivate nel 2016 per Back to Black e pochi mesi fa per Frank, il disco di debutto di Amy Winehouse, mi garba a bestia, e quindi ho voluto regalarmi questo bello oggettino che tra poco vedremo nel dettaglio spacchettandolo per bene. Ho potuto farmi questo regalo grazie a Fabio di Firefly Audio, perché mi ha fatto un prezzo veramente speciale ed in più riserverà uno sconto a tutti coloro che lo acquisteranno arrivando da questo video, e al momento del pagamento inseriranno il codice Vinilicamente, tutto minuscolo, come vedete scritto qui. Trovate i dettagli delle varie promozioni qui sotto in descrizione. Mi raccomando, leggete per bene. Se poi preferite parlare direttamente al telefono con Fabio per conoscerlo e fare 2 chiacchiere con lui, ricordatevi di dirgli che vi mando io. Ci siamo spostati sull'unboxing camera e quindi saprete già che iniziamo a godere tantissimo. Mi sono avvantaggiato però nel frattempo, nel senso che ho già messo in pratica il metodo Johnny che utilizzo con prodotti di questo tipo, di solito utilizzo con i CD e che potrete vedere o rivedere in questo video. In cosa consiste brevemente questo metodo? Nel conservare il cellophane originale, magari in attesa di acquistare una busta apposita, anche se di questa dimensione io non l'ho ancora mai trovata. Comunque ho scotchato i bordi, vedete questo è scotch, ho scotchato i bordi per dare un po' di rigidità al cellophane, poi l'ho messo lungo la saldatura, vedete anche qui. A quel punto ho ritagliato solo un lato del cellophane per effettuare questa operazione. Tac. Copertina frontale con un bel primo piano della nostra Amy col suo trucco riconoscibilissimo, copiato da milioni di ragazze e donne in tutto il mondo. Si chiama 12x7 perché qui dentro ci sono 12 7 pollici, ossia 12 45 giri con i singoli pescati dai 3 album in studio che vi ho ricordato all'inizio. Qui non c'è nulla, su questo lato rigido ci sono i titoli dei brani del singolo 1, singolo 2 e così via. Non ve li sto a leggere tutti, altrimenti facciamo notte, ma mi fermo un attimo a favore di camera, così fate un bello screenshot e ve li riguardate dopo con calma. Ci siamo?
oh vai. Sul retro un'altra bella foto di Amy Winehouse in bianco e nero, e qui in basso poi i crediti di edizione. The more people see of me, the more they'll realize that all I'm good for is making music. Apriamo il cofanetto e troviamo due foto di Amy in versione leopardata. Questa è la foto della copertina interna del cofanetto, mentre questa è la copertina del libretto di 20 pagine che sfoglio insieme a voi per farvi vedere che contiene, oltre a qualche foto di Amy, anche tutti i testi delle canzoni comprese in questo cofanetto, con a fianco i crediti di edizione. Guardate l'espressione che ha qui, non c'è bisogno di commentare, dice già tutto. E poi c'è un'altra cosa che voglio farvi vedere che è molto importante e si trova sul retro di questo libretto. Non credo riusciate a leggerlo, quindi ve lo leggo io perché è minuscolo e c'è scritto Mastered by Miles Showell at Abbey Road Studios. Cosa significa questo? Che le incisioni di questi 45 giri sono state curate e masterizzate da Miles Showell, che è il responsabile di molti dei remaster più riusciti di questi ultimi anni, ossia quelli effettuati agli Abbey Road Studios con la tecnica dell'Half Speed. Naturalmente ha curato anche lui i remaster di Frank e Back to Black. Li rimetto, scusate, un attimo a favore di camera per farvi capire. Sono questi con la fascetta laterale Abbey Road Studios. Sul negozio di Firefly Audio trovate anche le versioni standard, quindi non rimasterizzate, che costano un po' meno, ma non ve le consiglio, no, molto meglio queste con la fascetta. Ve le linko qui sotto in descrizione. She was one of the truest artists I ever heard. The world wanted a piece of her. Ma andiamo avanti e troviamo delle cartoline racchiuse da questa fascetta dove c'è scritto Amy 12x7. Sono 3 cartoline che contengono 3 scatti bellissimi in bianco e nero di Amy Winehouse, soprattutto questo con il giradischi di una volta, molto vintage. Amy non era certamente una bellezza secondo i canoni odierni, ma io l'ho sempre trovata splendida, anche senza un dente. Guardate che sorriso fantastico. Bella che sei. And the Grammy goes to Amy Winehouse. Ma mettiamo un attimo da parte, a malincuore, questi splendidi scatti di Amy Winehouse per arrivare alla parte succosa di questo cofanetto, ossia i 12-45 giri, che è impossibile riuscire a tirarli fuori a meno che non si abbiano le unghie da chitarrista, cosa che io non ho, e quindi per facilitarmi il compito faccio così e ci siamo, il risultato è lo stesso. Eccoci qua. Allora ve li elenco molto rapidamente. Allora, Stronger Than Me, Take the Box, In My Bed You Send Me Flying, Pumps, Help Yourself, Rehab, You Know I'm No Good, Back to Black, Tears Dry on Their Own, Love is a Losing Game, Body and Soul col mitico Tony Bennett, Our Day Will Come e I Saw Mommy Kissing Santa Claus. Non vi ho letto tutti i lati B che sono chiaramente presenti in questi 45 giri, non in questo, ad esempio in questo, e poi ci sono anche i crediti di edizione. Insomma, ho cercato di fare una cosa abbastanza rapida, altrimenti, ripeto, si fa notte. Ne prendo solo uno per farvi capire come sono fatti questi 45 giri, non questo, e poi capirete perché. Prendo questo. Sono tutti single sleeve, e lo vedete,
non sono copertine apribili, sono single sleeve, copertina in cartoncino opaco. Sul retro troviamo sempre il lato B e i crediti di edizione, qui insomma, è tutto scritto qui, oltre ad essere scritto nel libretto che vi ho fatto vedere, quello di 20 pagine, e poi tutti i vinili arrivano con una inner sleeve di carta bianca con lamina antistatica. Sono tutti neri, cambiano da 45 giri a 45 giri i colori delle label, delle etichette. E poi, altra cosa importante, hanno il classico foro per il 33 giri, quindi non avrete bisogno dell'adattatore. Andiamo direttamente qui. Visto che nell'inquadratura tutti esplosi in questo modo non ci stanno, allora ho scelto un sample per farvi vedere quello che vi dicevo poco fa, ossia che cambiano i colori delle etichette, i vinili sono tutti neri. C'è un'altra cosa che voglio farvi vedere, anzi due, partiamo da questa, una delle chicche di questo box 45 giri. Qui c'è la classica incisione, non sempre si trova, però spesso sì, non credo di riuscire a farvela vedere perché è molto difficile, insomma, vabbè, in controluce qualcosa intravedete. Comunque c'è scritto Miles Abbey Road Room 30, Room 30, cioè stanza 30, quindi Miles Shawell che ha lavorato nella stanza 30 degli studi di Abbey Road per effettuare questo cofanetto, questi 45 giri. L'altra cosa carina che vi volevo far vedere è che l'ultimo singolo, I Saw Mommy Kissing Santa Claus, perché è l'ultimo, cioè quello che è in fondo, più che ultimo, contiene un lato etched, cioè è inciso solo un lato. Questo, qui c'è la canzone, So Mommy Kissing Santa Claus, e poi sull'altro lato, sul lato B, troviamo queste incisioni in rilievo che ricordano le festività natalizie che stanno per arrivare. Molto molto figo, e ci siamo. Quindi abbiamo visto che il packaging di questo cofanetto è curato come si deve, ma com'è la resa sonora? Allora, avendo appreso che questi 45 giri contengono i remasters effettuati da Miles Shawell agli Abbey Road Studios, avrei potuto mettere la mano sul fuoco che suonassero bene. E infatti è così. La qualità è sovrapponibile a quella ottima dei 33 giri delle ristampe che vi ho fatto vedere in questo video. E vi do un piccolissimo assaggio. Vi segnalo che oltre a questo cofanetto, questo che è uscito il 20 novembre, ne arriverà un altro il 27 novembre. Si chiama The Collection e contiene 5 CD. I 2 album in studio, la compilation postuma, il live in London ed un CD di remix. Come questo che abbiamo visto insieme, può essere il regalo perfetto di Natale per la vostra compagna, compagno, amante, milfona, toy boy, insomma quello che vi pare. Se vi interessa anche quello in CD, chiamate Fabio in negozio o scrivetegli per farvelo mettere da parte, perché anche per quello avrete lo sconto riservato alla community di Vinilicamente, dicendogli che arrivate da questo video. Amy Winehouse è stata, anzi è, artista emozionale che vive profondamente le canzoni che canta, anche perché a parte le poche cover presenti nelle sue pubblicazioni in studio, in tutte le altre canzoni c'è il suo zampino, o meglio la sua anima, che sia nel testo o nella musica o in entrambi la sua presenza si avverte sempre, e come lei stessa confessava non sarebbe stata in grado di raccontare qualcosa che non avesse vissuto in prima persona. Insomma, Amy non è solo un'eccezionale interprete,
è anche una straordinaria autrice che ha saputo attualizzare la lezione dei grandi del jazz, del soul e dell'R&B, centrifugandola per offrire a noi una versione contemporanea di quei generi e di quei mood. There's a lot of singers who, if you are singing and you don't know certain people's works intimately, you give up. Sarah Vaughan, Minnie Riperton is another singer like that. Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style to see it clearer. Maker, you are breaker. E cosa ancora più sorprendente, il suo talento ha conquistato tutti, sia l'ascoltatore casualone che si fa accompagnare dalla musica solo in macchina, sia l'appassionato smaliziato che ha già nella propria collezione i dischi degli artisti che hanno ispirato Amy e che allo stesso modo apprezza in lei l'irresistibile gusto contemporaneo e catchy. Questo cofanetto, oltre ad essere confezionato e curato come si deve, è venduto ad un prezzo ragionevole ed è un ottimo regalo da fare o da farsi per chi ama questo tipo di prodotto ma non conosce o non ha mai approfondito l'arte di Amy Winehouse, oppure, come nel mio caso, è un'ulteriore chicca da aggiungere a quella parte della propria collezione dedicata a questa splendida icona dei nostri tempi. Un'icona che è stata fortemente terrena ed umana, tanto che ascoltando e riascoltando le sue canzoni abbiamo sempre quella sensazione di poterla trovare da un giorno all'altro alla fermata dell'autobus mentre si fuma una cicca, pensando ai cazzi suoi, cercando di trasformarli in una nuova canzone che sarà ovviamente un successo universale. Ciao Amy, un bacio. A presto e buoni ascolti. I saw mommy kissing